Festival. Terry, if you know. Okay, you know that. You go. Now we go. No, please, come on. Thank you very much. Let's not wear it out. Let's not wear it out. Let's go. Huh? Slowly. Okay, now we go. Okay. Say goodbye and we go. Okay, well, let's give me it in your hand. Oh, yeah, let you go slow. Thank you very much. I can't do that. So nice. I can't do. Thank you. We'll make it stop here. No. Thanks, Terry. Thank you so much. The song is good. Yes. Yeah, it sounded good. Because I speak to them. No, it's not. Welcome back. Now, can I take a smoke out here? Yeah.
David! David, please! David! David, please! Thank you, David. Thank you so much. See ya. I gotta. No, I already signed it. I gotta go. I gotta go. Here we go for our video thoughts of the day. Yes, innanzitutto, first of all, today it's a very good important day because it's the name day of, let's say today, I would like to wish a very, 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 very happy name day to my father, Victor. I don't know if the name is si celebra anche in all the world, but this day in Italy it's the name day of my father, Vittorio, e quindi yes, great wishes to him. My father is a great person, my idol before all the idol I have, I think. Cioè, non so se è un mio idolo, ma di sicuro è una persona molto importante per me, certamente prima di molte altre, e penso anche il mio vero e unico confidente e anche grande amico, quindi probabilmente forse una delle persone più, no forse, è una delle persone più importanti per me, per la mia vita. E forse avete visto anche una sua foto con me, diciamo, o una sua foto, non lo so, in immagine di copertina del video. E poi auguri anche a tutti gli altri Vittorio in Italia, qualora festeggiano, oggi anche nel mondo se effettivamente è il loro onomastico. Poi purtroppo pensavo al fatto che non sono ancora riuscito a caricare sia l'episodio di It's a Friday Once Again che il pezzo successivo da Stira, purtroppo sto avendo dei problemi col PC da qualche giorno e questo in ritardo è dovuto principalmente a questo, anche per un fatto di stanchezza mia, certo, ma più per il fatto che appunto ho dei problemi col PC che non mi consentono di fare le cose alla stessa velocità di prima, quindi questa è la spiegazione, ma comunque questo video, comunque poiché lo faccio dopo i video tastiera, penso che comunque li avrò caricati poi in giornata entrambi i video, però volevo precisare che il problema era questo, legato a questo. E poi oggi, today, is also another anniversary, because today, yes, as you know, much better than me, mi riferisco soprattutto agli amici americani, today is the anniversary of the premiere of Twin Peaks The Return, che appunto andava in onda May 21 of 2017, sì, quindi il 21 maggio 2017 stava accadendo ancora, it was happening again, e quindi sì, diciamo probabilmente in onore di questo io interpreterò una nuova versione perché in realtà già l'ho interpretata l'anno scorso per questa occasione appunto sempre, però non venne molto bene secondo me, un audio un po' basso, però appunto forse anche se la reinterpreto con un nuovo strumento perché comunque già l'ho fatta l'anno scorso, forse posso reinserire quella dell'anno scorso delle modifiche all'audio, comunque dicevo mia nuova interpretazione di Shadow di Chromatics con il chip piantante e come qualcuno sa è il mio strumento, uno dei miei strumenti preferiti a questa mia grande tastiera e quindi però il pezzo credo scalerà di qualche giorno perché comunque devo dare la precedenza. Sì, dicevo, devo dare la precedenza ad altri pezzi che diciamo non sono riuscito a caricare, già avrei dovuto caricare ieri, forse anche l'altro ieri, ma per un problema che sto avendo con il mio portatile, il problema è arrivato a internet, mi rallenta, è molto lento e se le schede si chiudono ogni tanto, non so quale possa essere il problema, non sono un tecnico del computer, ad ogni modo
purtroppo scalerà credo di qualche giorno. Tra l'altro il video lo devo ancora fare per quanto riguarda appunto Shadow, quindi comunque diciamo scalava a prescindere di qualche giorno, ma poi essendo appunto il 26 maggio invece l'anniversario del Return, la prima parte qui in Italia, ci troviamo se io diciamo poi lo carico appunto nei giorni successivi, quindi da questo punto di vista. Ad ogni modo, da Return, grandissimo, probabilmente, non so se è la migliore in assoluto stagione di Twin Peaks, non penso perché le prime due sono troppo iconiche, poi io per esempio personalmente, essendo molto legato alla musica di Angelo Badalamenti, ho molto sofferto questa mancanza, quasi assenza totale della sua musica che ritorna solo in alcuni momenti ben precisi, però secondo me quando ritorna in quei momenti ben precisi e diciamo va bene averla inserita così anche perché a parte il fatto che siamo in un Twin Peaks completamente diverso, poi comunque ci sono quelle canzoni finali di ogni parte e diciamo parte, non episodio, nemmeno puntata, perché a parte il fatto che lo precisa stesso Mr. Lynch che si chiamano parti, ma come è stato detto poi anche da altri tanti critici, in effetti The Return sarebbe un film diviso in 18 parti dalla durata di 18 ore e in effetti io sono completamente d'accordo perché è così. È che tu, diciamo, bisognerebbe vederlo appunto per un giorno intero, sarebbe quasi un film che durerebbe un giorno intero per l'effetto che crea, è proprio questo infatti. Tra l'altro è stato anche definito da appunto diverse persone come praticamente, se non sbaglio, anche dai Cahiers du Cinéma, che sono la rivista più importante francese di cinema, dedicata al cinema, praticamente è stato definito il miglior film del decennio, quindi non so se ci rendiamo conto di fronte all'importanza dell'opera cui ci troviamo di fronte. Sì, però dicevo, ci sono quelle canzoni finali ad ogni parte che io personalmente le trovo praticamente quasi tutte straordinarie, eccetto qualcuna, e quindi poi tra l'altro è anche interessante chiudere, diciamo, il fatto che la musica sia quasi assente in questo The Return, a parte appunto i finali, ma in realtà ci sono in realtà altri pezzi nuovi di Angelo Badalamenti, sono pochi, ma secondo me sono anche superiori ad alcuni, non superiori, ma almeno uguali all'importanza di alcuni originali, pezzi come Accident Farewell Theme, The Chair, e Heartbreaking versione completa, che non è solo quella là che pensate voi, appunto dura molto di più. Poi c'è quel pezzo molto interessante, Windswept di Johnny J, quell'altra perla secondo me, ma del resto la scelta del maestro, il gusto musicale del maestro è straordinario, ce lo dimostra ogni giorno attraverso i suoi Weather Report, anche se non amo il genere che propone lui di canzoni, ma ovviamente il mio genere sono le colonne sonore, la musica classica, ma questo è anche normale, ognuno ha i suoi gusti, in musica come in altre cose. Sì, e poi manco a farla apposta, io di questi tempi, 2 anni fa, intraprendevo la lettura proprio a cavallo di un rewatch di The Return dopo aver finito quello delle prime 2 stagioni di Twin Peaks di Firewalk with Me, tra l'altro con una mia conoscente, grande conoscente, donna che saluto, una persona a me molto cara per quello che abbiamo fatto appunto 2 anni fa con questo rewatch, tra l'altro in occasione, iniziato proprio in occasione dell'anniversario del pilota di Twin Peaks l'8 aprile 90, iniziamo questo rewatch di Twin Peaks, diciamo io e lei vedemmo tutta la serie fino praticamente alla, anche compreso Firewalk with Me, con tra l'altro i missing pieces all'interno, come se il film, non separati, ma all'interno del film con il minutaggio ben preciso, in senso logico, come se il film diciamo, durasse appunto, se non era più di 3 ore, proprio con l'inserimento dei missing piece in senso logico. Tra l'altro è anche bello così perché ti permette di capire ancora più cose, l'inserimento in senso logico dei missing pieces, è un'operazione che consiglio di fare anche agli altri. Se andate sul sito italiano davidlynch.it, fondate da Matteo Marino, trovate questa cosa, come si fa il rewatch di Firewalk with Me con i missing pieces inseriti in senso logico. Invito davvero a farlo perché è molto interessante. E però poi lei, diciamo, non ce la fece a vedere anche The Return, lo vidi solo io, però a un certo punto all'episodio 11, che è l'episodio di Heartbreaking, la scena Mr. Jackpot, thank you Mr. Jackpot, dall'episodio 11 fino alla fine, 18, cioè scusate, parte 11 fino alla parte 18, quella finale, io vidi praticamente la serie con il gruppo ufficiale da quell'episodio, da quella parte,
fino alla fine con il gruppo ufficiale italiano dedicato a Twin Peaks, che ovviamente è Twin Peaks Italia, affiliato al sito italiano dedicato a David Lynch. Anche qui Matteo Marino, che è il fondatore del sito, qui è uno degli amministratori del gruppo. E devo dire fu molto emozionante, poi io mentre lo guardavamo interpreta anche diversi pezzi, in particolare forse il migliore che mi è venuto in quel periodo, a conclusione proprio della visione della serie, Dark Space Law, che è il pezzo conclusivo proprio della parte 18 di End Credits, che tra l'altro è, anche se non erro, il mio quinto pezzo più visto sul canale tastiera principale, con più 776 visualizzazioni al momento. Lo consiglio con l'interpretazione perché in effetti do ragione al pubblico, perché in effetti è ancora una delle mie migliori. Sì, però dicevo, nello stesso tempo io intrapresi la lettura dei libri di Mark Frost, Le vite segrete di Twin Peaks e Twin Peaks il dossier finale, libri che consiglio assolutamente per chi vuole capire proprio tutto, perché Mark Frost poi aggiunge altre cose, ovviamente quella è la sua visione, però non è la visione di David Lynch, però aggiunge delle cose davvero interessanti, soprattutto nel dossier finale, perché poi Le vite segrete, che è il primo volume, divaga un po', mette in mezzo anche, diciamo, la questione degli UFO, degli alieni, tipica questione americana del resto, però li consiglio per approfondire ancora di più la storia, a chi è veramente un fan assoluto della storia di Twin Peaks. Poi magari, quando ho tempo, vi mostro questi due libri proprio nel video, e anche gli altri miei libri italiani, i miei libri, la collezione al momento che ho dedicato a David Lynch e a Twin Peaks. E poi consiglio anche il libro di Roberto Manzocco, di qual momento mi sfugge il titolo, in cui c'entra molto anche la filosofia. Io, avendo studiato la filosofia, ovviamente è stato un libro molto interessante per me quello. Comunque è incentrato anche però a scopo divulgativo più che altro inerente alla filosofia. Comunque agli italiani lo consiglio vivamente, perché un altro libro su Twin Peaks è veramente interessante. Però questo libro uscì prima di The Return, quindi cronologicamente non ha potuto trattare alcuni eventi che abbiamo visto in The Return, e poi eventi che si collegano anche in una nuova ottica. Pensiamo appunto a Firewalk With Me. Sì, credo di aver detto tutto. Nel caso mi venisse qualche altra cosa in mente, come al solito aggiungo in descrizione. Have a great day again, a domani.